Amici di Moto.it, oggi vi porto con me a fare un giro sulle bellissime strade della Spagna per provare la nuova Harley Davidson Street Road 750. Prima però vi faccio vedere com'è fatta e quali sono le novità che la contraddistinguono. Partiamo dal motore, il Revolution X bicilindrico da 750 cc che in questa versione eroga una potenza del 20% in più rispetto alla Street 750, quindi i cavalli sono più o meno 70 a 9000 giri. Per quanto riguarda la parte anteriore della motocicletta troviamo questo bel cupolino che non credevamo, ma poi guidandola abbiamo scoperto che aiuta molto e deflette bene l'aria. Faro tondo, immancabile, e abbiamo molto gradito il doppio disco anteriore da 300 mm. Col nuovo telaio è stata rivista l'inclinazione della forcella. Abbiamo ora una forcella rovesciata da 43 mm, che è stata rivista nell'angolazione, quindi 5 gradi in meno, ruota più vicina al guidatore, maneggevolezza decisamente aumentata, poi lo vedremo. Molto bello il nuovo logo sul serbatoio, guardate anche che bello questo colore verde oliva al sole. La coda ricorda un po' quella dell'XR 1200 se vogliamo, si è voluta dare un'impronta molto sportiva a questa Sportster. Doppio ammortizzatore posteriore, come da tradizione. La sella è più alta di circa 5 cm, 5-6 cm, quindi... Altra novità, questo bel manubrio drag bar con specchietti qui alle manopole che regala una bella leva, una bella agilità nella guida. Sono molto belle le finiture, la strumentazione super classica Harley Sportster, danne del passeggero estraibili, e un bel logo anche qui sul codino. Forse la sella riservata al passeggero e l'angolazione delle pedane può stancare sulle lunghe percorrenze. Le finiture sono total black, pochissime cromature come da tradizione dalla famiglia Dark Custom. Le facciamo fare subito un bel po' di pavé, così vediamo come si comportano le sospensioni. Gli ultimi modelli di Harley hanno ricevuto importanti aggiornamenti per quanto riguarda sia la forcella che i doppi ammortizzatori posteriori, e anche questa Street Road non si smentisce, non ci ha dato fastidi di alcun tipo. Come dicevamo, rispetto alla Street 750 che abbiamo provato 3 anni fa, la Street Road forse si rivolge a un pubblico un po' più esigente, è un entry level sì, ma con finiture molto più curate. La strumentazione è quella classicissima delle Sportster, le informazioni sono quelle indispensabili. In realtà su questo modello troviamo anche l'indicatore di marcia inserita con accanto il contagiri. Poi abbiamo il contachilometri totale e i parziali. La posizione di guida ci ha messo un po' a convincerci, nel senso che in un primo momento
Ci sono sembrate un po' alte e avanzate le pedane. Io personalmente temevo che sarebbe diventata una posizione un po' stancante a lungo andare, invece abbiamo già percorso diversi chilometri, devo dire che assolutamente non è così. Trovo anche molto azzeccata la scelta del manubrio drag bar, perché si riesce a fare una bella leva e a guidare in maniera molto agile la moto. Gli specchietti sono ai lati del manubrio, tondi, classici, offrono una buona visibilità. Le leve non sono regolabili, ma sono poste alla giusta distanza per poterle avere sempre in mano per guidare in maniera sicura. Il serbatoio piatto largo si lascia stringere molto bene tra le ginocchia e la sella, che è stata rialzata di qualche centimetro, offre una posizione di guida alta con molta visibilità. Probabilmente resta un po' sacrificato il passeggero, la sella non è molto grande, le pedane a lui riservate sono un po' alte. La ciclistica è molto buona, è impostata molto bene, la forcella rovesciata da 43 mm assorbe benissimo tutte le asperità e soprattutto l'inclinazione diminuita di 5 gradi fa sì che la moto risulti molto più maneggevole, la ruota è più vicina, la sensazione sull'avantreno è molto più positiva. Il feeling sull'avantreno è positivo. Guardate come non perde stabilità anche sui curvoni un po' veloci. L'introduzione della ruota posteriore da 17 anziché quella da 15 come sulla Street 750 classica ha portato un bel po' di disinvoltura a questa moto, che ora anche nel traffico della città o nei percorsi un po' collinari è molto più sciolta, più veloce, più facile da inserire, più facile da buttare in piega, e anche la luce a terra. Le pedane si grattano comunque, perché comunque siamo su una sportsterina, sappiamo che è il suo DNA, però la luce a terra è aumentata. Sicuramente la novità più gradita arriva dal motore, perché il bicilindrico da 750 cc Revolution X, pur non essendo, se vogliamo proprio fare gli harleisti puristi, un motore da vera Harley, ha ricevuto un incremento di potenza del 20%. Questo significa che su questo modello abbiamo una settantina di cavalli, che non sono niente male se vogliamo guardare alla stessa cavalleria della Roadster 1200, con un peso inferiore, quindi diciamo che se la giocano in quanto a divertimento. Il motore ha sempre spinta, sempre ripresa a qualsiasi range di utilizzo. Su questi percorsi di misto veloce è sufficiente buttare dentro una quarta e si può viaggiare tranquillamente senza dover mai cambiare marcia. L'introduzione del doppio disco da 300 mm, quindi una dimensione più che generosa, doppio disco anteriore, fa sì che la frenata
sia veramente ben modulabile e la moto si ferma in tutta sicurezza anche in maniera abbastanza decisa. Anche il posteriore ha un bel mordente. Mi dispiace perché probabilmente per via del vento non riuscite a sentire il rombo del motore, che col nuovo scarico ha veramente un bel sound. Cupo, aggressivo, da vera Harley, da vera Sportster.